In questa puntata di Video Portolani vi faremo vedere l'Elba, la regina dell'arcipelago toscano. Vi mostreremo le rade, le spiagge, i porti, vi parleremo di pericoli e dei venti e non trascureremo di farvi vedere anche cosa c'è da visitare sull'isola, i borghi, i paesini, i castelli, le fortezze. Seguitemi. L'isola d'Elba fa parte dell'arcipelago toscano, è la più grande isola dell'arcipelago toscano e fa anche parte del santuario dei cetacei. Questo significa che qui intorno vivono i grandi cetacei. All'isola si giunge chiaramente o con la propria barca, allora lì dipende da dove partite, oppure con una barca da charter. Le basi dove poter prendere le barche da charter qui intorno sono principalmente tre: Puntala, Marina di Scarlino e Marina Cala de' Medici, e noi da lì che veniamo, perché lì c'è una base di NSS Charter, la più grande società di charter in Italia, ed è quella che ci ha messo a disposizione le barche e il personale, gli equipaggi per fare questo video. Stiamo utilizzando un Lagoon 42 e un Oceanis 40.1. Le caratteristiche dell'Elba. L'Elba sono 224 km quadrati, vi vivono 31.000 persone che però, attenzione, d'estate diventano 300.000. Per fare il periplo dell'isola sono 48 miglia, quindi una navigazione abbastanza lunga, non è che si può dire adesso mi faccio un giretto intorno all'isola. Infatti, intorno a questa isola ci sono ben 130 tra rade, calette, spiagge e spiaggette. Voi pensate quante sono? 130 punti che si possono andare a visitare. Noi chiaramente non ve li faremo vedere tutti, vi faremo vedere solo quelli che riteniamo più belli, almeno che sono piaciuti di più a noi. Oltre le 130 calette ci sono 5 porti, due principali, che è Portoferraio, quello dove ci troviamo, la darsena che vedete qua sotto, e Porto Azzurro. Questi sono due porti protetti da tutti i venti. E poi abbiamo tre porti minori che sono Rio Marina, Marina di Campo e Marciana Marina. Sono tre porti, tre gioiellini, tutti e tre molto belli da vedersi, non sono protetti proprio a tutti i venti, quindi ci si può andare soltanto a determinate condizioni. Oltre ai porti, oltre alle cale, abbiamo 8 campi boa, che sono chiaramente in 8 rade diverse. Per conoscere i dettagli tecnici, ovvero sia i numeri di telefono dei porti, i numeri di telefono dei gestori dei campi boa, ma anche per sapere il numero del ristorante o del benzinaio o del meccanico o del frigorista di zona, ascoltate il mio consiglio: scaricate l'agenda dell'Elba, l'articolo di approfondimento che trovate nel link che si trova nella finestra di descrizione del video o nel primo commento in evidenza. Per condurvi all'Elba, per farvi vedere le rade, darvi tutte le informazioni tecniche riguardanti queste, abbiamo chiamato con noi Simona Pasqua, uno degli skipper della NSS Charter, uno degli skipper che la NSS Charter propone ai suoi clienti quando questi noleggiano un'imbarcazione. Quindi a questo punto andiamo in barca e cominciamo a andare a visitare l'Elba. Simona, allora ci troviamo davanti alla darsena Medicea, lì a Portoferraio, un posto veramente molto bello. Ne vogliamo parlare, però io adesso voglio che tu mi parli della parte nautica, io voglio sapere tutto di quello che riguarda la darsena Medicea e tutto quello che trovo in questa grande rada. A te la parola. Allora, Portoferraio è un porto molto ben protetto, si trova all'interno di questa ampia rada dove siamo in questo momento. A est è riparato da un lungo braccio di terra, mentre a ovest abbiamo una penisola e nella parte settentrionale di questa penisola c'è per l'appunto Portoferraio. Certamente. È l'unico porto italiano, non tutti lo sanno, dove si deve entrare e uscire tenendo la sinistra anziché la destra, e questo per non intralciare l'area di manovra dei traghetti. È un porto comunale gestito dalla Cosimo de' Medici e hanno 70 posti barca per imbarcazioni fino a 80 metri. Tutti i posti barca che vanno a raggiare intorno alla calata. Servizi?
Servizi abbiamo acqua, luce. Con le colonnine. Con le colonnine, sì, solamente per le barche grandi devono andare oltre 50 metri con generatore, noi siamo tranquilli. Conferimento rifiuti? C'è proprio davanti l'ufficio del porto, ci sono i cassonetti e di fronte invece all'ufficio del Marina abbiamo poi 5 posti al transito e un posto disabile. Carburante? Carburante c'è all'ingresso della Darsena, poco prima sulla sinistra. Benissimo, unica nota, voi sappiate proprio perché abbiamo detto che sono posti a raggiera sulla calata, che davanti alla vostra poppa passa la strada. Alle 9 di sera d'estate la chiudono, diventa isola pedonale, ma avete comunque tutto il passeggio ed è tanto. Quindi se la cosa vi aggrada andate lì perché è una cosa molto piacevole, ma se volete un posto barca tranquillo non è quello il posto, non è la Darsena. Dove posso andare invece? A quel punto meglio andare all'Esaom, che si trova poco più a sud rispetto a Portoferraio. Loro Sempre hanno dentro questa rada? 300 posti barca per imbarcazioni dai 3 ai 35 metri. Divisi su 2 darsene, cioè hanno una prima darsena a destra che è quella originale e poi dopo ne hanno aperta un'altra che li sta subito sulla sinistra, che solitamente riservano alle barche da charter. Ma io non voglio andare né in darsena né all'Esaom. A quel Dove punto vado? due possibilità. Allora, una è un campo boe, all'Elba ne ho 8 in totale, però solo uno è per imbarcazioni grandi fino a 18 metri, tutti gli altri sono per natanti e si trova proprio qui a Portoferraio, un po' più a sud rispetto all'Esaom. Hanno 21 boe, appunto per imbarcazioni fino a 18 metri, tutte quante alla ruota. Oppure vado in rada, in questa ampia rada che abbiamo detto, posso andare o lungo tutta la parte est, lungo il costone di roccia, dove abbiamo delle baiette piccole con profondità dai 5 ai 15 metri, alla fine c'è sempre una spiaggia, i fondali sono prettamente sabbiosi. Oppure se ho bisogno di maggiore protezione, una giornata per esempio di maestrale forte, meglio entrare all'interno della rada e andare nell'angolo sud-ovest, un po' più interno di dove siamo noi adesso, fondale tra i 2 e i 5 metri, fangoso, ottimo tenitore. Così la rada è sicurissima. Io ci ho preso diverse sventolate qua dentro, anche con il vento a 40-45 nodi siete in perfetta sicurezza, non si alza onda perché l'onda non arriva dentro. Il fondale, come diceva Simona, è buon tenitore, per cui massima sicurezza. Detto questo, io direi invece di andare a visitare Portoferraio Paese e conoscere un pochino anche la sua storia, che è molto interessante. Dai, andiamo a terra. Andiamo. «3 maggio 1814 la fregata inglese Undaunted arriva nella baia di Portoferraio. Inizia l'esilio di Napoleone Bonaparte. È un momento storico per Napoleone, che è arrivato qui già immagina che questa non sarà la sua destinazione definitiva. Un momento storico per l'Europa, stiamo vivendo la restaurazione, le grandi monarchie europee stanno cercando di portare indietro le lancette dell'orologio della storia a prima della rivoluzione francese, ed è un momento storico per l'isola d'Elba, perché da questo momento in poi il nome dell'isola sarà sempre immancabilmente abbinato a quello di Napoleone Bonaparte, e questo farà scomparire migliaia di anni di storia. Scomparirà la storia degli Etruschi, che qui sono diventati ricchi estraendo ferro, dei Romani che oltre al ferro estraevano il granito e qui costruivano le loro ville, e di Cosimo I de' Medici, Granduca di Toscana, che qui ha voluto costruire uno dei sistemi difensivi più importanti dell'Italia centrale. Ma allora, proprio perché Napoleone Bonaparte qui all'Elba è stato così importante, inizieremo proprio da lui per andare a visitare Portoferraio. Mi hai detto che tante cose qui all'Elba parlano di Napoleone. Certamente, tante cose all'Elba, in particolare a Portoferraio, parlano di Napoleone.
perché Napoleone, noi sappiamo, ha fatto il suo primo esilio, 10 mesi di esilio proprio qui all'Elba. E qui all'Elba, qui a Portoferraio, se voi volete potete andare a visitare le 2 case che ha occupato Napoleone in questi 10 mesi. Quando lui sbarca all'Elba il 4 maggio del 1814 viene accolto, viene fatto dormire per le prime notti nella biscotteria, che era una struttura dove si facevano appunto biscotti e che oggi è il comune di Portoferraio. Ma subito dopo lui si trasferisce a Villa dei Mulini, che è quella villa lassù. È una villa, una casa piccola, una casa di campagna, ha appena 10 stanze su 2 piani. Voi pensate cosa doveva essere per Napoleone, che era abituato alle grandi regge francesi, arrivare qui e trovarsi in una casa così piccola. Però è una cosa carina da andare a vedere. Davanti c'è un grande giardino che affaccia proprio su questa parte dell'Elba, per cui guarda in mare aperto, da dove Napoleone con il suo cannocchiale scrutava il mare per vedere se arrivavano delle navi. Abbiamo detto che Napoleone aveva 2 case. La seconda casa è quella di San Martino, è la dimora estiva, sta leggermente in collina, per questo era nominata la dimora estiva. Napoleone la vede, se ne innamora, la compra e comincia una ristrutturazione, probabilmente con la speranza di attirare Maria Luisa d'Austria, sua moglie, ma non perché lui voleva Maria Luisa, lui voleva con lui suo figlio, il piccolo Napoleone. Ma Maria Luisa non rispose mai alle sue lettere. Però l'Elba non è solamente Napoleone. No, l'Elba non è soltanto Napoleone e non lo è neanche Portoferraio. La storia di Portoferraio da una parte è quella napoleonica, ma dall'altra parte è quella di Cosimo I de' Medici, Granduca di Toscana, che trasforma Portoferraio, questa zona, in una grande struttura difensiva. Lui costruisce quel forte là, Forte Stella, e un secondo forte, Forte Falcone, e circonda completamente Portoferraio di mura difensive. Mette all'ingresso del porto la torre della Linguella, da dove si poteva rispondere al fuoco delle navi che volevano cercare di entrare con la forza nel porto, e il porto veniva chiuso con un'enorme catena per cui non permetteva a nessuno l'ingresso. Tutto questo Cosimo I de' Medici comincia a farlo nel 1548, anche se voi pensate che la struttura di Forte Stella viene costruita in appena 4 anni e a costruirla sono tutti galeotti del Granducato di Toscana. Viste le strutture difensive di Portoferraio, fatecelo una visita, sono cose interessanti da vedere, sia Forte Stella che Forte Falcone. Ci possiamo perdere tra i vicoletti del paesino. Il borgo comincia a nascere intorno al 1600 e ha una grande espansione subito dopo l'arrivo di Napoleone. Sono tutti vicoletti, ci sono tanti negozietti e molti ristoranti. Che ne dice adesso di andare a vedere altri luoghi? Sì, guarda, io farei così, facciamo un giro virtuale, perché noi poi l'isola già l'abbiamo girata, facciamo un giro virtuale in senso orario e tu racconti ai nostri videospettatori quello che noi incontriamo, va bene? D'accordo. Iniziamo da? Rio Marina. Rio Marina. Rio Marina. Che location vuoi scegliere per parlare di Rio Marina? Avviciniamoci allo Scoietto, che è un punto molto carino. Sì, è veramente molto bello. Quanto ci mettiamo? 5 minuti e siamo là. Perfetto, È dai, vicino. andiamo. Senti una cosa, Maurizio, ho sentito che NSS sta mettendo in flotta un Lagoon 55. Sì, è vero, la mettono lì a Cala de Sardi. Io la barca l'ho vista al Salone del Genere, ma l'ha fatta vedere proprio Simone Morelli, il CEO di NSS. Bellissima barca, veramente bella. Lì, la Lagoon con quella ha fatto proprio uno scattino in avanti. E calcola che loro in flotta non hanno, quella non è la barca più grande, loro hanno un Lagoon 620 che è l'ammiraglia, tutte e 2 le barche poi stanno lì a Cala de Sardi. Wow, certo che solo società grandi come NSS possono avere in flotta barche di questo tipo. Sì, quelli sono impegni finanziari abbastanza importanti, insomma, per cui o c'hai le spalle grosse o non li hai. Bellissimo questo posto, veramente bello. Siamo quasi arrivati. È una location bellissima per cominciare a fare questo giro dell'Elba, veramente molto bella. Sì. E adesso allora ci vuoi portare a Rio Marina? Sì, esatto. Benissimo, andiamo. Allora, Rio Marina è un porticciolo piccolino e offre posto per circa 40 imbarcazioni, di lunghezza solamente fino a 15 metri perché il fondale all'interno del porto è solamente 3,50 metri.
hanno una gru di Alaggio e Varo. È da fare attenzione ai traghetti perché oltre Portoferraio e Cavo è l'altro porto dell'Elba dove arrivano i traghetti, quindi attenzione quando fanno manovra. Perfetto. Lasciamo Rio Marina, che è veramente un posto molto piccolino, e andiamo avanti. Incontriamo una cala. Abbiamo Baia Barbarossa. Cala Barbarossa, entriamo praticamente nel fiordo di Porto Azzurro e proprio all'inizio del fiordo, sul lato di dritta del fiordo, c'è questa Cala Barbarossa intitolata al famoso Corsaro. Cosa ci dici di Cala Barbarossa? È molto carina, la cala ha un fondale che va tra i 5 e i 10 metri, è prevalentemente sabbia, è esposta ai venti che vanno dal Grecale allo Scirocco, perfettamente riparata dagli altri, è molto graziosa perché di notte ha due fortezze illuminate, una è il carcere e l'altro è il faro che si trova a Capofocardo. Certo, è il carcere che si trova proprio sopra il paese di Porto Azzurro. Una volta era una fortezza, poi è stato trasformato in un carcere ed è ancora funzionante, ancora ci sono dei reclusi dentro. E a questo punto arriviamo a Porto Azzurro. Sì. Benissimo, parlaci di Porto Azzurro. Porto Azzurro si trova all'interno di questo fiordo ben riparato e nella parte settentrionale del fiordo. Il porto ha spazio per circa 130 imbarcazioni, 125 fino a 24 metri e 5 fino a 60 metri. Hanno tutti quanti i servizi, i bagni si trovano in una struttura di fronte a terra, sì. Esatto. E sono proprio davanti al carburante, cioè lì c'è la stazione del carburante alla fine del molo e voi attraversate e trovate anche i servizi. Una particolarità di Porto Azzurro sono le isole ecologiche, ci sono due isole ecologiche, una sulla sinistra della stazione del carburante, un pochino lontana, e una su una destra un pochino più vicina, anzi molto più vicina. Lì potete conferire i vostri rifiuti, addirittura se conferite le bottiglie di plastica vi danno 5 centesimi a bottiglia, però c'è un particolare, ce lo dici? Sì, perché bisogna conferirli solamente in sacchetti appositi che vengono dati dal Marina, perché questi sacchetti hanno un codice QR che viene letto poi dall'isola ecologica, quindi se siete in rada non pensiate di poterli buttare a vostro piacimento, non si apriranno. Come sempre praticamente. Parliamo dei venti che possono darci fastidio a Porto Azzurro. Allora, Porto Azzurro anche lui come Portoferraio è molto ben protetto, l'unico vento ma che crea solamente risacca è lo scirocco nel porto, per il resto nessun problema. Invece io non voglio stare in porto, voglio andare in rada. Sì, ho varie possibilità. Proprio fuori il porto ho una rada con fondali un pochino più elevati perché vanno tra i 12 e i 15 metri ed è un fondale di alga, ma se vado all'interno del fiordo, proprio dentro, lì avrò dei fondali, il più basso 2 metri, da 2 a 5 metri, che è fango, ottimo tenitore, quindi sto benissimo. Quel fiordo è aperto soltanto ai venti di levante e non ha un grande fetch perché a poche miglia c'è la Toscana, per cui insomma è da considerarsi molto sicuro con tutti i venti tranne che quelli che vengono da oriente. Detto questo, il paese di Porto Azzurro è un paese molto carino, anche qui ci sono diversi vicoletti, una cosa da andare a vedere, ma soprattutto partendo da Porto Azzurro, se potete noleggiare una macchina, andate a visitare Capoliveri, che gli sta proprio sopra, che è un borghetto medievale molto carino, molto ben tenuto, con una vista stupenda appunto su Porto Azzurro e anche sui vari golfi dell'Elba. Una volta che avete visitato Capoliveri, vi ci vuole veramente poco tempo, invece riprendete la strada, fate qualche chilometro e andate a vedere il Volterraio, la fortezza del Volterraio. La fortezza del Volterraio è una cosa veramente unica, è una fortezza che sta su una roccia, appollaiata su questa roccia altissima, e quando voi arrivate la prima cosa che vi chiedete è: ma questi come hanno fatto a costruire questa cosa lassù? Eppure ce l'hanno fatta, l'hanno costruita dapprima gli Etruschi, poi l'hanno rinforzata i Pisani nel 1200 e infine la famiglia Appiani, che erano i principi di Piombino, nel 1440. Quella è l'unica fortezza che nell'isola d'Elba non è mai stata espugnata dai corsari ottomani. Ci hanno provato 2 volte, nel 1544 e nel 1554, e tutte e 2 le volte se ne sono dovuti andare con la coda in mezzo alle gambe. Torniamo in mare, prendiamo la barca, usciamo dal fiordo di Porto Azzurro e troviamo una serie di baie.
Sì, ce ne sono varie, tutte quante molto carine. La profondità all'incirca è la stessa in tutte quante, andiamo tra i 5 e i 15 metri, fondale sabbioso e tutte graziose perché essendo vicino a Capofocardo hanno il faro e la fortezza. Certo, c'è la fortezza, anche questa a forma di stella, proprio sopra al capo, che domina le due parti delle baie. Sono 3 baie, una dopo l'altra, veramente molto carine. Esposta ai medesimi venti naturalmente stanno di una dopo l'altra. Barbarossa, quindi Senti, e da lì ripartiamo e andiamo? continuiamo il giro e andiamo a Marina di Campo, che si trova a sud. Marina di Campo, benissimo. Marina di Campo, parlaci di Marina di Campo, poi io ti parlerò del paesino di Marina di Campo. Ok. Allora, Marina di Campo è un porticciolo piccolino, il più piccolo dell'Elba per quanto riguarda le barche a vela, perché per barche a motore il più piccolo poi è cavo in realtà. Marina di Campo ha spazio per una ventina di imbarcazioni fino a 20 metri, hanno anche 3 posti al transito ma solamente con ancora e cime a terra. C'è la pompa carburante, ma attenzione perché il fondale arriva solamente a 2,20 metri. È esposta ai venti meridionali, da fare attenzione anche con quelli settentrionali perché nonostante sia riparata, nel senso che non si crea onda, il vento si incanala direttamente dal Golfo di Procchio, scende, non ci sono rilievi attorno che possano creare un minimo di copertura, quindi si sente in manovra sia dentro il porto, all'ormeggio che in rada all'ancoraggio. Perfetto, però se vi volete mettere in rada là davanti potete raggiungere il paesino col tenderino, c'è tutta la banchina con le scalette per salire. Andate a fare una visita perché è un posto molto carino, anche lì ci sono degli angoletti veramente molto carini e lì trovate il ristorante Contiki, no? Il Contiki, provatelo, che a noi non abbiamo avuto la fortuna di provarlo, ma più di una persona ci ha detto che è un ristorante veramente molto buono. La rada di Marina di Campo. La rada di Marina di Campo si può ancorare o subito fuori il porto oppure spostarsi un poco davanti alla spiaggia. Abbiamo un fondale basso che va dai 5 ai 10 metri, interamente sabbioso, e il problema dei venti è lo stesso che abbiamo visto prima in porto. Perfetto, lasciamo Marina di Campo e procediamo verso ovest. C'è una rada molto bella che è la rada di Fetovaia. Una rada famosa poi oltretutto. Ben conosciuta, sì. Sì. Allora, Fetovaia ha una lingua di terra che si estende verso sud e che protegge la spiaggetta, ha un fondale che va tra i 10 e i 15 metri, interamente sabbioso. Unico problema è che naturalmente, essendo così conosciuta, tante barche che Tantissime arrivano barche. là, bisogna stare al di fuori delle boe bianche che delimitano la spiaggia per i bagnanti e l'area marina protetta a protezione della lingua di terra. È esposta ai venti del secondo quadrante, quindi da levante fino a sud, è riparata dagli altri. Però insomma, se trovate posto è veramente un bel posto da andare a visitare, ma noi adesso lo lasciamo e continuiamo il nostro giro. E arriviamo a Pomonte. A Pomonte, questo è un posto molto particolare, non è un posto, non è neanche una rada sinceramente perché non c'è un golfetto, però è un posto che ha una particolarità interessante, ce la dici? Sì, c'è il relitto di una nave, la Elfscott, visibile già a pochi metri di profondità. Per fermarci a Pomonte basta ancorare in circa 15 metri d'acqua, 12-15 metri, fondale prevalentemente sabbioso e qualche chiazza di alga. Come giustamente detto tu, non essendo una rada, andateci solamente con bel tempo perché non è riparata da nulla e visitate il relitto come fanno tutti quanti. Lo potete vedere o diving o snorkeling. Cioè, ma basta maschera e boccaglio già vedete tutto perché il relitto è in un fondale molto basso. Pensate, questa è una nave degli anni 60 che nel 1972 prende una grande burrasca, non vede lo scoglio e gli sale sopra e rimane incastrata sopra lo scoglio. Per non lasciarla lì, i locali hanno deciso di tagliarla, l'hanno letteralmente segata, per cui una parte del relitto è caduta da una parte dello scoglio e l'altra è caduta dall'altra. Quindi in qualsiasi lato andate dello scoglio vedete una parte della nave. Lasciamo il relitto, lasciamo Pomonte, continuiamo verso nord, scapoliamo la punta e troviamo il porto di Marciana Marina. un porto bellissimo, anzi un paesino bellissimo, piccolino ma veramente molto bello. Raccontaci del porto. Sì,
Il porto ha un totale di 300 imbarcazioni, può ospitare, suddiviso in 2 gestioni. Entrando a destra abbiamo il porto di Marciana Marina, invece entrando a sinistra abbiamo il Circolo della Vela. 100 imbarcazioni per uno che vanno dai 5 ai 40 metri, 200 imbarcazioni per l'altro dai 3 ai 15 metri, un pochino più piccoline solo su pontili galleggianti. Entrambi hanno tutti quanti i servizi, acqua, luce, bagni e offrono assistenza all'ormeggio, e per quanto riguarda i venti è ben riparato dai venti del terzo e del quarto quadrante. Perfetto. Se non voglio andare in porto ho la rada appena fuori. Ho la rada appena fuori, da fare attenzione perché dentro il porto poi d'estate montano un campo boe, non si può stare, quindi fuori il porto, fuori la diga foranea, c'è una piccola rada che va dagli 8 ai 15 metri, fondale sabbioso e che è riparata solamente dai venti del terzo quadrante. È vero, è verissimo. Però io ci sono stato diverse volte ed è una bella rada, un bel modo di stare. Se state in rada o se state in porto, andate a visitare il paese. Questo sul lato di sinistra è la parte più bella. Guardando da mare, guardando il paese, sul lato di sinistra abbiamo la parte del borgo, dove adesso quando noi ci siamo stati, avevano appena realizzato il set della serie televisiva I delitti del barlume. Infatti se andate sul porto trovate proprio la casa, il bar che vedete nella serie. Fatevi una passeggiata perché è veramente molto carino. Lì c'è un ristorante al Borgo di Cotone, che scusatemi, io ho dimenticato come si chiama, ma mi hanno detto essere veramente molto buono. Arrivate su questo piccolo belvedere con scritto Borgo del Cotone, c'è una scaletta a sinistra, scendete e lì c'è il ristorantino che sembra che sia veramente buono. Se poi così è, scrivetemi e fatemi sapere. Lasciamo Marciana Marina. Continuiamo il giro e poi abbiamo Capodenfola. Perfetto, Capodenfola, parlaci di Capodenfola abbiamo una baietta piccolina ma molto graziosa, fondale che va tra gli 8 e i 15 metri, prevalentemente alghe, ci sono anche lì tutte le boe di delimitazione, c'è un pontile di cemento, quindi c'è la possibilità di poter sbarcare a terra con il tender, a terra troviamo un bar, un ristorante che mi dicono essere molto buono e la sede dell'area marina protetta. Dopodiché come venti è ben riparato dai venti di primo e secondo quadrante e a seguire l'Enfola abbiamo subito dopo Viticcio. Ed è l'ultima rada. Ed è l'ultima, esatto. Particolare Viticcio perché al contrario di tutti gli altri golfi che abbiamo visto sono tutti quanti molto urbanizzati con un sacco di ombrelloni, di sdraio. Viticcio invece è lasciato molto selvaggio, molto naturale. Ha un fondale che va tra i 5 e i 10 metri con un fondale sabbioso, anche lui riparato dai venti di primo e secondo quadrante. Perfetto. Vogliate scusarci se ci siamo allungati un pochino, ma voi sapete l'Elba è veramente piena di cose, abbiamo detto ci sono addirittura 130 rade. Io spero che questo video portolano vi abbia interessato, vi sia piaciuto. Se è così fatecelo sapere, dateci il vostro like e a questo punto ringrazio Simona Pasqua per averci aiutato in questa nostra avventura. Ringrazio chiaramente NSS Charter, la società che ci ha messo a disposizione le imbarcazioni per fare il video. Vi ricordo di scaricare l'articolo L'agenda dell'Elba dal link che trovate nella pagina di descrizione sotto il video o nel primo commento in evidenza. Fatelo perché se qui vi abbiamo dato tante informazioni, lì sopra ce ne sono ancora di più ed è quello il documento che vi permetterà di venire all'Elba a fare la vostra vacanza. E a questo punto non mi rimane altro che darvi appuntamento al prossimo video con SVN Solo Velanet.